Buonasera, sono qui per raccontarvi un po' una mia idea di un'idea. Cosa ho pensato stamattina? Partendo dalla massima tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare e dicendo un paio di idee che ho sviluppato sulle basi di due canzoni, la prima di Peter White, la seconda di Sabrina Carpenter. Partiamo, direi. Non voglio fare un video molto lungo, ma semplicemente dirvi che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. È vero, ma non del tutto, cioè non è un mare, è un oceano. Ascoltavo la canzone Gondola di Peter White, o meglio, non l'ascoltavo, ci pensavo, e c'è questa frase che mi rimbomba sempre. Quando dice che passerà questo, passerà quello, alla fine dice e sai quello che fai e non quello che dici. Ed ha ragione, Peter, hai ragione. Perché alla fine noi possiamo dire questo, possiamo dire quello, ma non ci riduciamo a quello che diciamo. Alla fine è dagli atti che si vede la vera sostanza, è dal come ci comportiamo, dal cosa facciamo, che si vede chi effettivamente siamo. Ed è solo qui? Ma in realtà no, perché in realtà noi non siamo veramente ciò che facciamo. E perché anche nella canzone di Sabrina Carpenter, com'è che si chiamava? Dumb and Poetic, ecco. Si racconta di un ragazzo che fa una cosa, fa un'altra, insomma, sembra il ragazzo ideale, ma alla fine si comporta in un modo che non è vero. E alla fine dice, just cause you like, just cause you act, just cause you act like a man, just cause you act like one doesn't make you a man. Cioè, soltanto perché ti comporti come un uomo, non lo sei. Non sei uomo soltanto perché ti comporti come se lo fossi. Ed alla fine è molto vero. Cioè, cosa fa di noi una persona? Il fatto che ci comportiamo così, ma possiamo mentire. Alla fine gli atti sono più veri delle parole, ma non esauriscono completamente. E qui ritorna un'idea di Pirandello in 1 Nessuno 100.000. Ho registrato un video settimana scorsa, lo pubblicherò sicuramente, e erano riflessioni a caldo, ho finito quel libro che veramente ha tanto da dare. Una di queste cose che ha da dare è l'idea per cui noi non siamo riconducibili solamente agli atti che eseguiamo, cioè siamo uno, nessuno e 100.000. Ecco, lui diceva però che questi 100.000 agiscono diversamente, si comportano diversamente e un'azione che noi possiamo fare, secondo noi, con una determinata finalità, per un altro può essere buona, per un altro può essere cattiva. Insomma, le nostre azioni non sono univocamente stabilite, o meglio, non sono chiare, non sono le stesse agli occhi di tutti. Ed in particolare una stessa azione che noi abbiamo fatto in un momento è la, è l'azione, è un'azione che è stata compiuta dalla stessa persona che siamo oggi. Cioè, la persona che ha fatto una determinata azione ieri, che ha fatto una determinata azione un anno fa, sono sempre io? Oppure sono cambiato? Ecco perché questo credo che sia il punto più profondo. Lui conclude dicendo che alla fine noi non possiamo essere ricondotti unicamente ad un atto, perché se un singolo atto se noi vedessimo ogni singolo atto come fatto da noi stessi nel completo, allora ci ingabbieremo, sarebbe una prigione, perché ogni momento io sono una persona diversa e in ogni momento io ho la libertà di agire diversamente, non in maniera coerente con quello che ho fatto un attimo prima. Posso cambiare idea e di fatto fare una determinata azione dice qualcosa della persona che ha fatto quell'azione in quell'istante. E il punto qual è? Il punto è che banalmente noi non possiamo essere ricondotti unicamente ed essere chiusi in ogni singola azione e non possiamo essere ricondotti completamente perché noi non siamo un unicum che agisce, siamo varie identità che agiscono differentemente e quando siamo in un determinato contesto ci comportiamo in un modo, quando siamo in un altro ci comportiamo in un modo diverso. E allora trova senso la frase di Sabrina che ci parlava proprio di questo, possiamo comportarci come uomini, ma lo saremo davvero? Potremmo mentire, potremmo sembrare perfetti, ma non lo siamo veramente. Soltanto il fatto di sembrarlo, di agire come se lo fossimo, non fa di noi uomini perfetti, non fa di noi uomini, soltanto comportarci come se lo fossimo. E questo per dire che cosa? Che alla fine neanche l'atto esaurisce completamente noi stessi. E allora chi siamo? Stamattina pensavo proprio, cavolo, il fatto di essere, e qui ci si riconduce poi all'esistenzialismo di Heidegger anche, il fatto di essere non si esaurisce nell'agire, l'azione è molto più ristretta dell'essere, perché quello che agisce è un'essenza,
ma nell'azione non si esaurisce completamente chi siamo. Ed era questa l'idea dietro al discorso che ho fatto su Pirandello. E allora, ricapitolando, cosa possiamo dire? Che noi non siamo quello che diciamo, ma siamo quello che facciamo. Ma non siamo neanche quello che facciamo, perché quello che facciamo può non esaurire completamente noi stessi, può non essere vero, può non manifestare la nostra autenticità, il nostro autentico essere. E allora chi siamo? Qui è un argomento straperto, potrei fare una divagazione sul tema dell'essere e dell'essere gettati, ma non è il mio intento. Volevo semplicemente dirvi che, occhio, badate bene a quando dite che agite in un determinato modo, perché la soluzione, a parer mio, è quella di agire secondo un proprio credo, una propria stella polare, di cui magari avevo parlato anche nello scorso video, la stella polare del volere. Non si esaurisce completamente in quel senso, nessun argomento può mai esaurire completamente una verità assoluta. Ma il punto è, cerchiamo di pensarci un po'. Ragionate sul fatto che quando agite non vi esaurite in quello e quando agite siete veramente voi? State agendo in maniera concorde con quello che pensate di essere o soltanto con la vostra maschera che state indossando in quel momento? Questa è la riflessione del giorno d'oggi, perché? Perché? Nulla, perché lo pensavo stamattina. Alla fine possiamo dire, parlare e questo può non dire nulla di noi. Possiamo anche agire, questo non può dire nulla di noi. Ma quando agiamo completamente, ecco, con intenzionalità e scegliendo, in quel caso, in quell'unico caso, penso che si mostri la propria essenza. Buona giornata!